Ciao a tutti, oggi parliamo della displasia del gomito nel cane. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi qua sotto al canale. Inoltre, se volete supportare il progetto, mettete un mi piace al video. Partiamo subito con la displasia del gomito. Che cos'è? Fondamentalmente la displasia del gomito è uno sviluppo anomalo dell'articolazione del gomito che poi genera artrosi secondaria e quindi dolore e quindi zoppia all'arto anteriore dei nostri cani. Soprattutto cani di razza grande e gigante che manifestano una serie di alterazioni durante la fase di accrescimento che poi renderanno instabile l'articolazione e quindi la formazione di artrosi secondaria. È abbastanza simile come caratteristiche alla displasia dell'anca, ve la metto qua sopra il video sulla displasia dell'anca del cane, però ovviamente ha delle differenze. In primis la quantità, diciamo, di alterazioni che possono esserci, che provocano poi artrosi secondaria. Diciamo che in questo video ve ne elencherò 3 che sono le principali, però ce ne sono anche altre un po' più rare. In generale colpisce cani di solito di razza grande e gigante, come per esempio Labrador, Rottweiler, Terranova, abbiamo Pastore tedesco e abbiamo fondamentalmente 3 patologie principali che hanno delle sigle. UAP, che significa mancata unione del processo anconeo, OCD, osteocondrite del condilo mediale dell'omero, e FCP, frammentazione del processo coronoideo mediale dell'ulna. Come è formato un gomito? Un gomito fondamentalmente è formato da 3 ossa, diciamo, che sono l'omero e poi radio e ulna. Sembrerebbe che la formazione, diciamo, la patogenesi della displasia dell'anca, di queste patologie, tendenzialmente è correlata alla sincronia dello sviluppo di radio e ulna. Quindi una sincronia di sviluppo di radio e ulna genera una di queste patologie che abbiamo elencato. Cosa succede fondamentalmente? Allora, nella frammentazione del processo coronoideo mediale abbiamo fondamentalmente una frattura di questo processo coronoideo dell'ulna. Questo rende instabile l'articolazione e quindi secondariamente, quando c'è un'instabilità articolare, l'organismo crea un'artrosi che per cercare di stabilizzare. Il problema è che questa formazione di osso extracapsulare fa sì che l'articolazione prima di tutto generi dolore perché passano i nervi a livello della zona extracapsulare, ma soprattutto abbiamo una riduzione di quello che si chiama range of motion, ovvero l'arto non si piega completamente ma si bloccherà e questo fondamentalmente aiuterà chiaramente nella diagnosi quando abbiamo una zoppia sull'arto anteriore. Poi abbiamo l'OCD, osteocondrite dissecante del condilo omerale mediale. In questo caso si stacca fondamentalmente un lembo della cartilagine articolare e questo rende anche qua instabile l'articolazione, quindi formazione di artrosi secondaria. Molto frequente per esempio nel Labrador questa. E poi abbiamo l'UAP che invece è la mancata unione del processo anconeo. Questo fondamentalmente fa sì che anche qui l'articolazione sia instabile, molto frequente nel pastore tedesco e chiaramente secondariamente si svilupperà artrosi secondaria. Cosa vediamo quando un cane ha la displasia dell'anca? Prima di tutto la zoppia. La zoppia si può manifestare ovviamente già in età giovanile, è una malattia, ripeto, dell'accrescimento del cane, quindi lo sviluppo così importante di questi cani di taglia grande e gigante fa sì che possano esserci queste asincronie di sviluppo e quindi questi problemi. Quindi generalmente abbiamo zoppia sull'arto anteriore, ovviamente nei casi più gravi il cane farà fatica ad alzarsi a causa del dolore.
Come si esegue la diagnosi di queste malattie, di queste patologie? Fondamentalmente attraverso l'esame radiologico. Generalmente si esegue già per la displasia dell'anca l'esame radiologico verso i 4 mesi e mezzo, e in quell'occasione generalmente si valutano già i gomiti, anche se è vero che a volte bisogna rivalutarli poi verso i 6 mesi, perché alcune delle patologie elencate potrebbero non essere visibili già a 4 mesi e mezzo. Generalmente io come mi comporto, a parte ovviamente fare le radiografie a 4 mesi e mezzo, se c'è un dubbio chiaramente ripetere le radiografie a 6 mesi e mezzo, ma in caso di zoppia nei cani di taglia grande, gigante, il mio consiglio è anche quello di eseguire eventualmente un attacco del gomito, perché soprattutto per quanto riguarda l'FCP, la frammentazione del processo coronoideo, chiaramente può essere che non si veda bene in radiografia, anche se ci sono a volte dei segni radiografici che ci possono aiutare per capire che lì c'è un problema. Però, ripeto, generalmente quando abbiamo di fronte un Labrador, per esempio, che magari a 4 mesi e mezzo facciamo le radiografie, il cane sta bene, non zoppica, facciamo le radiografie, non c'è nulla di particolare. Nel caso in cui a 5 mesi e mezzo comincia magari a zoppicare e alle radiografie non vediamo nulla di così particolare, il consiglio è chiaramente quello di fare anche un attacco del gomito, perché molto spesso, ripeto, non si vede magari l'FCP, la frammentazione del processo coronoideo. Quindi quando abbiamo una zoppia in un cucciolo di taglia grande gigante, fare un attack a livello di gomito secondo me è sempre molto importante per escludere questo tipo di patologia. Chiaramente si può intervenire in questi mesi, diciamo, quando hanno 5 mesi e mezzo, per cercare di evitare poi l'artrosi secondaria. È chiaramente, come nella displasia dell'anca, molto utile eseguire le radiografie quando gli animali sono molto giovani, ripeto, a quell'età, 4 mesi e mezzo per l'anca, sicuramente lì si fanno i gomiti, e poi anche verso i 6 mesi per i gomiti, perché chiaramente gli interventi chirurgici per andare a risolvere questo tipo di problema vanno effettuati in quella fase. Dopo ovviamente è molto più complesso, se non addirittura inutile. Mentre invece chiaramente il principio dell'intervento è quello di andare ad evitare a questi cani la formazione di artrosi secondaria, che poi genera dolore, riduzione del movimento dell'articolazione e ovviamente zoppia. Quindi sono cani che poi dobbiamo gestire chiaramente il dolore, quindi con antinfiammatori, integratori, alimentazione, fisioterapia, idroterapia, quindi una serie di laser terapia per aiutare questi cani ovviamente ad avere meno dolore e quindi meno sofferenza. Chiaramente è una patologia come nella displasia dell'anca, è una patologia che è multigenica, poligenica, e ha anche caratteristiche legate chiaramente all'alimentazione, quindi soprattutto nella fase di sviluppo avere cani meno obesi, meno grassi rispetto a cani magri può generare più problemi, quindi il cane che pesa troppo può generare più problemi sulla formazione di questa patologia. Il movimento, che deve essere un movimento normale di un cucciolo, non deve chiaramente fare un eccesso di attività sportiva in questa fase di crescita, e fondamentalmente è legata chiaramente a poligenica, quindi i cani che hanno questo problema non sono adatti alla riproduzione, non sarebbe corretto farli riprodurre, quindi generalmente quando si eseguono le radiografie ufficiali si va a verificare il grado di displasia o se sono esenti tendenzialmente si possono utilizzare per la riproduzione, se invece hanno dei gradi di displasia, ovviamente anche lì in base a determinate caratteristiche di razza abbiamo diversi gradi, per esempio abbiamo il grado borderline, che a volte è accettato, oppure displasia 1, 2, 3 se è grave, altrimenti abbiamo 0 che è quando il cane chiaramente non ha
displasia e nassini displasici. In questo caso si fa le radiografie a 1 anno per poi utilizzare eventualmente i riproduttori. Questo ovviamente è sempre anche questo un vizio redibitorio, quindi chi utilizza un animale con la displasia dell'anca e lo fa riprodurre tendenzialmente sta commettendo un dolo quando cede, regala o vende un cucciolo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre che se volete supportare il progetto di mettere un mi piace, qui appariranno ovviamente i video sulla displasia dell'anca, vi invito poi ad andarli a vedere. Un saluto a tutti, alla prossima.